Io mi chiamo Antonio. Io Placido. Come hai detto? Placido è un nome che rispecchia il mio animo. Se lo dici tu. Dopo una fatica come questa bisogna rimettersi in forma. Lo spirito? No, il corpo. Benvenuti, cari amici della soffitta. Oggi preparatevi a fare un salto negli anni 70, ma tenetevi forte perché parleremo di una delle coppie più assurde e divertenti mai apparse sui nostri schermi. Antonio e Placido, alias i finti Bud Spencer e Terence Hill. Eh sì, quando qualcosa funziona al cinema, gli italiani lo sappiamo bene, non perdono tempo a clonarlo. E dopo avervi raccontato di Simone e Matteo e di altre improbabili imitazioni di Bud e Terence, prese direttamente da Wish, oggi è il turno di Antonio e Placido. Questi due personaggi, interpretati dal simpatico Giancarlo Prete nel ruolo di Antonio, furbetto e agile, e dal possente Brad Harris nel ruolo del gigante dal cuore tenero Placido, hanno fatto la loro apparizione nel 1975 in un film dal titolo memorabile, Antonio e Placido. Attenti ragazzi, chi rompe paga. Il regista era Giorgio Ferroni, un veterano del cinema italiano che per l'occasione si era firmato con il curioso pseudonimo di Jackson Calvin Paget, giusto per sembrare più esotico. La trama? Un mix di scazzottate, inseguimenti e risate ambientato nell'affascinante Istanbul. Antonio, un piccolo commerciante, e Placido, vagabondo pacifista devoto ai figli del cielo, si ritrovano coinvolti loro malgrado nel traffico d'armi di un criminale di nome Mr. Paul. Placido, gigante zen, tutto yoga e amuleti orientali, ha giurato di non usare mai la violenza. Ma come potete immaginare, prima o poi anche lui deve fare uno strappo alla regola. Ed è subito scazzottata in perfetto stile Bud e Terence, tra botte volanti, inseguimenti rocamboleschi e gag slapstick. Una delle scene cult vede Placido devastare, con calma olimpica, un intero bazar a mani nude, mentre Antonio se la cava a suon di astuzie e battute. E come dimenticare la scena della rissa in completo di velluto francese di Antonio? Eleganza e cazzotti, amici miei. Eleganza e cazzotti. Certo, nonostante gli ingredienti ci fossero tutti, il film non riuscì esattamente a replicare il successo di Bud Spencer e Terence Hill, incassando appena 49 milioni di lire, praticamente spiccioli rispetto ai colossi originali. La critica? Ovviamente non fu generosa, definendolo una semplice imitazione fatta in fretta e furia. Però, lo sapete bene voi frequentatori della soffitta, il tempo è galantuomo. Oggi il film è considerato un piccolo cult trash, amato da una nicchia di appassionati del cinema italiano di serie B. Qualche chicca dietro le quinte? Brad Harris, l'attore stuntman americano che interpretava Placido, si firmò con lo pseudonimo Robin McDavid, forse per evitare di rovinarsi la reputazione. Giancarlo Prete invece fu addirittura doppiato in alcune versioni dalla voce ufficiale di Terence Hill, Pino Locchi, giusto per confondere ancora di più lo spettatore. E il finale? Geniale nella sua assurdità. Dopo aver devastato Istanbul a colpi di karate e ceffoni, Antonio e Placido decidono improvvisamente di mollare tutto e partire per il Tibet, dove vivere una vita contemplativa da veri hippie. Perché sì, signori miei, gli anni 70 erano anche questo. Pace, amore e cazzotti. Allora, avete mai visto questo gioiellino trash? Fatecelo sapere nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e ricordatevi di iscrivervi alla soffitta e attivare la campanella per non perdervi altre chicche irresistibili come questa. E ovviamente diteci di chi vorreste che parlassimo nella prossima puntata. A presto, amici della soffitta, e ricordate, chi rompe paga! Wow.